Ciao amici, una nebbia che si taglia a fettine. È la serata ideale per andare a provare le Sony A7C, A7 III. È davvero vero che questi sensori sono così capaci di mettere in evidenza le finezze, la sensibilità del sensore è davvero capace di rendere giustizia ad una serata anche come questa, a vedere laddove le altre camere si fermano? Guardate un po'. Direi che è la serata giusta per metterla alla prova. Una vecchia conoscenza, Sony A7, terza serie. Sì, è vero, esiste anche la quarta, ma questa sta uscendo di produzione perché è ancora in listino Sony. Ha un prezzo veramente sbalorditivo, potete comprare il nuovo con il prezzo dell'usato. E allora sì, ancora una volta grazie a RCE Photo, perché la mia l'ho comprata proprio lì. Già, questa fotocamera me la sono comprata perché oggi come oggi ha un prezzo veramente invitante. È una full frame con un rapporto qualità-prezzo davvero imbattibile. Allora, grazie RCE Photo, il più grande gruppo di usato fotografico, di quello garantito che abbiamo in Italia. Parliamo di Sony A7 III. L'avevo già avuta perché è una camera che è uscita nel 2018, poi sapete com'è, le fotocamere vanno e vengono un po' come gli obiettivi. Me la sono ricomprata perché il JPEG è un bel JPEG, i colori sono belli, la tenuta agli alti ISO è veramente formidabile, un sensore da 24 megapixel che accontenta i gusti di tutti quanti, tanto del professionista che ha bisogno di un file di media grandezza ma spendibile in tantissimi ambiti, tanto l'appassionato che ricerca quella qualità di tutto il complesso Sony. Non c'è solo la tenuta agli alti ISO, ci sono i colori, c'è la nitidezza di un sensore ben realizzato, c'è la velocità dell'autofocus ma anche l'accuratezza, la precisione. C'è una batteria che finalmente dura parecchio, insomma una fotocamera che possiamo dire giunta, ha raggiunto la sua maturità, però non è esente da critica. Non è esente da critiche perché alcune cose potrebbero essere riviste. Ad esempio il mirino segna un po' il passo dei tempi, non è un gran mirino, diciamocelo francamente. Chi ha macchine più evolute sentirà effettivamente un piccolo gap, e anche il display posteriore potrebbe fare qualcosina meglio, ma sono fattori che vengono alla luce solo quando li andiamo a commisurare o a comparare con macchine più performanti. Mi resta invece sempre sul gozzo questa cosa che Sony non mi dà il caricabatterie, ma mi costringe a caricare la fotocamera con la presa USB e la batteria è lì ferma come la macchina, non posso fotografare. Insomma, in questo caso, ancora una volta, meglio dotarsi di una batteria supplementare, perché altrimenti si deve fare questo pit stop che è diventato anche un pochettino più breve, ma rompe lo stesso le scatole. Dicevamo del mirino, dicevamo del display. Il JPEG, l'ho detto subito, molto buono, può sostituire il RAW nel 90% dei casi, però io non mi sento di lasciare a casa il RAW e quindi scatto sempre in doppia maniera, perché c'è qualche volta, in qualche occasione, in luce mista, dove i colori appaiono un pochettino falsati. E un altro aspetto che potrebbe essere un po' rivisto, ma fa parte ovviamente della miniaturizzazione, è il fatto di togliere la scheda, che in questo caso troviamo nella spalla destra. Ci vogliono davvero delle ditine da cinesi o da giapponesi, perché bisogna sfilarla quasi come se avessimo delle pinzette, e quando fa freddo le mani sono ghiacciate, insomma può essere ancora più difficoltoso. Parliamo un pochettino dell'ergonomia. Come al solito, un po' le solite critiche, potremmo dire, tasti un po' piccolini a dire la verità, ma una volta che abbiamo imparato a localizzare dove si trovano, insomma è facile destreggiarsi. Anche gli sportelletti forse qualcosina di più
di questa plastichetta si poteva fare, però non dimentichiamoci che io stesso sto affrontando la recensione di questa fotocamera come se fosse davvero quasi una pro, perché i file, il gusto di fotografare è quello di una semi pro, e allora le critiche diventano quelle che si farebbero ad una camera che magari arriva a costare 2.000 e rotti euro. In questo caso siamo notevolmente di sotto. Altre critiche: il pulsante di sgancio del barilotto, mamma mia, è proprio del barilotto, scusate, dell'obiettivo, è proprio qua incastonato, e ancora una volta, se avete degli obiettivi tipo i grandangolari che sono un po' sporgenti, si fatica, bisogna trovarlo, bisogna premere a fondo, ancora una volta ditine da giapponesi. La sentiamo quando ci montiamo un obiettivo un po' pesante, come potrebbe essere, non so, un 14-24 Sigma, ma potrebbe essere anche un 24-70 di Sony. La camera è una camera compatta, è leggera e si tende un po' a essere sbilanciati, cioè portati avanti dall'obiettivo e non dalla camera. Non parliamo di quando utilizziamo dei super tele, e allora lì il cavalletto o il monopiede è assolutamente necessario, perché non risulta molto agevole padroneggiare il corredo, cioè il complesso obiettivo camera, dall'impugnatura della camera. Io stesso, che ho delle dita, una mano non troppo grande, come vedete la riempio tutta, ma il mignolo quasi quasi a volte tenderebbe a scappare. E allora le abbiamo volute piccole, abbiamo voluto le mirrorless e adesso ce le teniamo. Ma vi preannuncio che per gli incontentabili esiste anche la A7C. Oggi come oggi la 7C2. Vi parlerò a breve anche di quella camera, magari comparandole un pochettino, perché è una fotocamera anche quella che ha qualcosa da dire. Se il sensore è un buon sensore, è un sensore valido, quindi funziona molto bene, ormai lo sappiamo, bisogna imparare. Sony è fatta così, ha il suo modo di elencare le varie voci, a volte bisogna andarle a trovare, e per trovarle non vi nascondo che, pur avendola posseduta, sono dovuto andarmi a leggere il menu per trovare ad esempio lo slow motion in camera. Bisogna andare a settare quello, poi quell'altro, e adesso ci siamo. Impostare la camera con S&Q, ragazzi, qualcosa di più semplice. Però anche in questo caso ci sono i comandi customizzabili, e allora le mie lamentele sono quelle di un pigrotto che non ha voglia di leggersi il menu, perché ci sono tanti tasti personalizzabili. L'autofocus, abbiamo detto, è un autofocus Sony. È vero però che ogni tanto, ma un po' anche come avviene nelle grandi famiglie, non sempre va a bersaglio, dico non sempre nelle condizioni critiche, si intende, mentre invece il tracking è micidiale. Assolutamente micidiale. Comunque lo vedrete nelle clip video che passeranno a breve. L'ho provato in una serata di nebbia, che persino nel parcheggio sotterraneo c'era nebbia. La qualità dei colori, cioè la capacità di raccordare il bianco anche con queste luci miste, di seguire il soggetto. L'ho fatto con un 12-24 di cui vi parlerò. Questo altro obiettivo da leccarsi i baffi. Sì, anche di più, vai. Perché sembra un dolly. mm. Allora aspetta, vai. Parti. Anche un po' di più. Ok, vai. Uno stabilizzatore incredibile che lavora ovviamente in abbinamento con quello dell'obiettivo. Beh, che dire di questa camera? La tenuta degli ISO che vedremo dopo, la velocità dell'autofocus, la nitidezza e i colori. I colori sono davvero naturali perché c'è una bella gamma. Beh, è quella Sony, e secondo me, ve l'ho già detto anche per altre fotocamere, 24 megapixel sono la soglia ideale per avere il compromesso di buona, per non dire alta qualità, e soprattutto lavorabilità. Anche perché una camera full frame a questo prezzo e con questa qualità, veramente bisogna salire di prezzo per trovare qualche altra concorrente. L'autofocus fa il suo lavoro anche diciamo fra i rami, i rametti. Poi è chiaro che
Per esempio in una discoteca lavorare al buio, al semibuio, qua un pochettino va in crisi anche con obiettivi abbastanza luminosi, però bisogna ammettere che è una cosa che affligge un po' tutte le camere, se non quelle super mega pro. Comunque sia, a me il sensore della Sony A7 III piace molto e trovo che sia una di quelle Sony che insieme alla 4 lascerà un po' il segno nella storia della produzione, un po' come la A7R, la prima che uscì, e poi la magnifica A4 per esempio, ma anche la 3 assolutamente col suo sensore così ricco di gamma. Insomma, una bella fotocamera che non sfigura anche agli alti ISO, e sappiamo che è un'altra prerogativa di Sony, lo vediamo qua. Questo è un ritaglio del 100%, quindi pixel per pixel, 1600 ISO, 6004, 12008, è vero, 64000 ISO, ci picchia, si vede un po' di grana, e dai, fantastico. La stessa qualità delle fotografie lo ritroviamo anche nelle riprese, tanto in quelle a passo 1:1 che in quelle in slow motion. Ricchezza di gamma, di dettaglio e tanta sfumatura nei colori. Guardate qui che gamma viene espressa. Piccola, leggera e con la possibilità, attraverso gli anelli adattatori, di montare le ottiche, anche quelle che abbiamo lì, ormai sono ferme là, che siano Leica, Contax, che siano Canon FD, Nikon, ci stanno tutti qua, ma il rapporto qualità-prezzo di questa camera secondo me ha ancora molto da dire, e poi oggi che costa nuova al prezzo dell'usato io un pensierino ce lo farei. Ditemi cosa ne pensate, casomai me lo scrivete sotto. A voi tutti amici, grazie e alla prossima.